Ciao e bentornati nella nostra stanza degli orologi per questa nuova puntata di Talk. Lo so, ve lo state già chiedendo o ne siete certi, Alessandro è impazzito completamente e ci vuole vendere l'acqua a peso d'oro. Vi tranquillizzo, non è proprio così. È vero, il titolo è un po' particolare, sicuramente un po' clickbait, però sapete che il nostro scopo è anche quello di destare la curiosità di chi apre il video. Però non è tutto falso ciò che c'è scritto nel titolo, un fondo di verità c'è sempre, anche nelle più strane bugie. No, non è possibile acquistare un Daytona per 1000 euro, però con questo video voglio cercare di spiegarvi, e magari tanti di voi già lo sanno o già lo fanno, qual è stata sempre la mia filosofia per risparmiare ed arrivare poi ad acquistare un orologio. E allora, che cosa significa? Significa che il mio primo Daytona l'ho acquistato veramente con 1000 euro. Ma che cosa significa? Significa che il mio primo acquisto nel mondo Rolex in particolare fu quello di un Oyster Precision referenza 6694, di cui peraltro abbiamo parlato anche in un precedente video qui su Talk, e lo pagai circa 1000 euro, se non ricordo male 1200 euro usato. Uno di quegli orologi che si acquistano con il primo budget disponibile pur di avere il primo orologio di lusso. Poi da lì magari per qualcuno come per me nasce una passione, ed è successo tanti anni fa, per altri invece si tratta soltanto di un orologio di lusso, ma insomma non siamo nessuno per biasimare le scelte degli altri, non è detto che tutti dobbiamo essere appassionati di orologi. Comunque, acquistato quel primo orologio da 1000 euro, l'ho poi utilizzato per una successiva permuta e dato che siamo abituati con Rolex a vedere che il prezzo rimane praticamente invariato o comunque nei mesi, almeno questo succede da un paio di decenni, il prezzo di questi orologi addirittura tende a salire, e allora sono riuscito a permutarlo ad un prezzo leggermente superiore per acquistare un Explorer. Era un Explorer bianco 5 cifre che poi utilizzai a sua volta per acquistare un CD Wheeler e dal CD Wheeler passare a un Submariner ceramica senza data, poi a un Submariner ceramica con data, che mi portò a un Submariner ceramica Hulk. All'epoca ancora si trovavano in concessionario addirittura con un po' di sconto, Hulk, che poi permutai per un GMT Master Batman e che mi servì alla fine per una permuta ed arrivare finalmente al tanto agognato Daytona. In particolare era un 1165-20 quadrante bianco panna seriale K. Quindi no, non ho acquistato un Rolex Daytona con 1000 euro e non lo potrete acquistare neanche voi. Però questo metodo di risparmiare, questo metodo di sfruttare le permute, magari facendo dei buoni acquisti in precedenza e sfruttando appunto l'andamento del mercato Rolex, che fino ad oggi è stato così, è stato in crescita, non è detto che in futuro sarà lo stesso, ma chi può saperlo, allora è stato possibile senza troppi sforzi, ma semplicemente ogni volta aggiungendo qualcosa che magari sul budget totale non pesava, è stato possibile appunto arrivare ad un Rolex Daytona in poco tempo. In particolare ci misi circa 1 anno e mezzo, 2 anni al massimo. Ecco, oggi chiaramente le cose non stanno proprio così, perché io sto parlando di almeno 5-6 anni fa, quando i prezzi ad esempio del Rolex Daytona erano addirittura di 10.000 euro per un orologio di questo tipo full set. Oggi ce ne vogliono almeno 22-23.000, per non parlare dei ceramica, dove invece i prezzi hanno raggiunto e superato i 30.000 euro. Però è anche vero che questa stessa filosofia non è detto che non si potrà utilizzare in futuro, sperando che i prezzi dei Rolex, degli orologi in generale, tornino a livelli umani, per così dire, magari quando questa speculazione così potente, così importante cesserà o comunque diminuirà, senza tenere conto del fatto che in ogni caso, anche con referenze che oggi si acquistano ancora con un budget umano, come può essere per esempio l'Oyster Perpetual che oggi ho al polso e che si acquista usato per circa 6.000-6.500 euro, poi consentano pian piano e anche sfruttando l'andamento di mercato e aggiungendo ogni tanto qualcosa, di arrivare magari
a referenze più importanti. In generale, come sanno i miei amici e come sanno gli utenti del gruppo Telegram al quale vi invito ad iscrivervi, trovate il link qui sotto, nel momento in cui avete un obiettivo vero, che sia Rolex, Omega o qualsiasi altra Maison, allora puntate su quello senza nel corso del tempo accontentarvi di qualcosina che poi invece va semplicemente ad erodere il budget che avevate e che stavate conservando per la referenza che puntate. Come dico spesso, risparmia per il prossimo Rolex. Insomma, arrivare alla referenza tanto desiderata si può, magari lo si fa pian piano, risparmiando un poco alla volta, ma senza perdere di vista l'obiettivo. Io nei commenti sono molto curioso di sapere qual è il vostro metodo di risparmio per aggiungere ogni tanto qualche pezzo alla vostra collezione. Fatemelo sapere qui sotto e come sempre ne parliamo insieme. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con me anche in questo video. Se volete iscrivetevi al canale, è del tutto gratuito. Noi ci rivediamo qui su TOC per una prossima puntata. Ciao!